Adesso andiamo a sistemare l'acquario della sciuratina perché gli schiattano sempre i pesci. Abbiamo scoperto anche il perché, vi facciamo vedere adesso una piccola immagine di come è messo il suo acquario. Quindi andiamo a sistemarglielo e naturalmente ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Naturalmente gli scocchiamo anche il pranzo e adesso andiamo. A me? Qual è il problema? Ma io metto tutto. Naturalmente siamo pronti con tutto l'occorrente che avevamo in casa, non abbiamo comprato nulla, abbiamo sfruttato quello che già avevamo. Come potete vedere, sacchettino di piante, sassi, legni, un po' di fondo e naturalmente un biocondizionatore. Abbiamo portato giusto 2 o 3 cosine per rendere il suo acquario molto più naturale e carino, proprio come piace a noi. E naturalmente non può mancare la nostra attrezzatura. Naturalmente belli che pronti per montare questo nuovo acquario. Abbiamo effettuato una bella pulizia perché c'erano tanto sporco, sedimenti. Il ghiaino era veramente lercio perché era stato lasciato un po' all'abbandono. Naturalmente siamo intervenuti a fare una bellissima manutenzione, l'abbiamo praticamente ripulito da cima a fondo, l'abbiamo resettato completamente. Ed ora cominciamo. Sottofondo di terriccio per laghetti che noi nei nostri progetti utilizziamo per alimentare le radici delle nostre amiche piante. Sabbia fine di un nostro acquario, naturalmente è piena già di batteri, ok, quindi una cosa molto positiva. L'abbiamo messo ai lati in modo tale da non far mischiare il terriccio quando versavamo l'acqua e naturalmente sopra la sabbia abbiamo messo il ghiaino che era già presente nell'acquario. L'abbiamo risciacquato con l'acqua dell'acquario stesso in modo tale da non perdere tutti i batteri benefici che erano presenti all'interno del ghiaino stesso, perché un reset da cima a fondo non è proprio ottimale. Se riusciamo a mantenere anche i batteri che già c'erano è più facile nell'avvio del nostro progetto. Naturalmente come legni abbiamo utilizzato delle radici di edera che erano già presenti nel nostro progetto, le abbiamo soltanto tolte e rimesse, quindi già belle inzuppate d'acqua, erano in acqua da circa 3 mesi, quindi top, anche loro già con presenza di batteri benefici, colonia di batteri su tutto anche all'interno del legno, quindi è stato un avvio molto facile, molto semplice, quindi da non stressare troppo i pesci, assolutamente, anzi il sistema acquario viaggia già a cannone. Ed ora che non ci rimane da sbizzarrirci con la costruzione del layout. Il layout molto semplice, struttura triangolare, quindi ragazzi ci vediamo alla fine dello scape. Ok, abbiamo aggiunto le anubias, piante epifite e poi anche delle giradenza piantumate all'interno. Pianta crescita rapida, eccezionale, soprattutto per un acquario nuovo, e poi aggiungeremo anche del Ceratophyllum demersum. Quindi ragazzi, adesso procederemo con la posa dell'acqua. Acqua che la signora Tina ha decantato per 2 settimane, quindi tutto il cloro si è evaporato. Cosa eccezionale, se non avete dei biocondizionatori, ok? Per fare qualsiasi manutenzione, piccolo bidoncino, lasciate decantare per 24-48 ore e siete al top. E naturalmente non possono mancare piante galleggianti. A questo giro sono Salvinia minima e Limnobium levigatum, già presenti nelle nostre vasche. Scusate, Ceratophyllum, quindi cominciamo.
Ed ecco qui i pesciolini che verranno ospitati in questo bellissimo acquario. Sono un nostro vecchio piccolo banco di neon. Naturalmente, attenzione ragazzi, il filtro era già maturo. Abbiamo soltanto dato una pulizia con l'acqua stessa dell'acquario, quindi non abbiamo perso nessun batterio, nulla di nulla. Di conseguenza, l'acquario può essere avviato immediatamente. Adesso il classico acclimatamento di temperatura e anche chimico. Naturalmente ragazzi ci vuole il suo tempo, abbiamo aspettato circa 25 minuti perché erano già nel sacchetto da un pelino, quindi abbiamo accelerato un cicino i tempi. Ok, passati 20 minuti, ora ci siamo, cominciamo a far scivolare i nostri pesciolini nella loro nuova casetta. Ed eccoci qua, al lavoro finito, i pesciolini dopo circa una mezz'oretta che erano in ammollo, come potete vedere hanno già un bellissimo colore e a breve vi facciamo vedere una piccola clip dell'acquario dopo 2 settimane perché siamo dovuti ripassare perché c'è stato un problema con LED e lavorando in zona sono riuscito ad aiutare la nostra amica Tina a fare una piccola modifica all'acquario. Abbiamo modificato il LED perché il LED si era praticamente bruciato, di conseguenza l'abbiamo sostituito con una luce neutra bianca e devo dirvi che il risultato è differente. Guardate la differenza. Abbiamo fatto anche una piccolissima manutenzione, guardate in sole 2 settimane che spettacolo, c'è un piccolo accenno di alga ma è naturale, ma appena i nostri neon stanno benissimo, un acquario molto naturale, molto bello, piccolo, adatto a chiunque. La nostra amica Tina è iper soddisfatta del risultato e naturalmente lo siamo anche noi. Ragazzi, grazie per essere stati con noi, per essere stati assieme a noi in questo nuovo video. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate, salvate, condividete. Tutto ciò ci aiuterà a far crescere il canale e a portare nuovi contenuti. Naturalmente ragazzi al prossimo video, ciao!